tu parli da elettricista, cioè parli da uno che li ha usati, quindi riesci a carpire, come si dice a Roma, dove sta la sola. Sono Enrico Cairoli, sono nato a Roma, ho lavorato sempre a Roma in Rai principalmente come capo elettricista e programmatore luci, consolista. Ho iniziato a giocare con le luci all'età, penso, 15-16 anni, insieme a un altro amico che poi ha fatto lo stesso mio mestiere a Mediaset, per le feste, per le prime discoteche, infatti essendo del 1961 sono un discotecaro dentro, e i budget erano quelli dei ragazzi di 15-16 anni, si costruivamo i corpi illuminanti da soli. Quindi abbiamo creato varie cose per fare le feste, scatole con lampade colorate. Mio padre iniziò a lavorare al cinema, all'Astra Cinematografica a Cinecittà da ragazzo, quindi penso che il virus delle luci me l'ha passate lui. La mia prima esperienza fu cinematografica alla Cerrato Compagnia Cinematografica di Roma, che comunque ha fatto poche cose per il cinema con me, lavoravamo per la televisione, facevamo Bim Bum Bam per Italia 1 con Paolo Bonolis, Sandro Fedele e Marina Morra, e lì ho iniziato, grazie a mio padre, a essere introdotto in uno studio televisivo, quindi mi spiegò le cose basilari, i tagli, i frontali, i controluci, una stretta di mano, vai. E sono andato per un anno e mezzo. E da lì poi riuscii a entrare in Rai con i famosi 3 mesi di prova e seguitai la mia esperienza sempre da elettricista di scena. Alle luci, ovviamente, le mie prime esperienze allo studio 2 di Deulada con Mino D'Amato, la Domenichina Mino D'Amato e quella della Fella Carrà. Lì probabilmente, forse la fatica dell'epoca, perché all'epoca per fare un effetto bisognava mettere le gelatine davanti ai proiettori, quindi si tagliavano le gelatine, i proiettori dell'epoca erano estremamente pesanti, perché tra i 2.000, i 5.000 e i 10.000 del Teatro delle Vittorie. Quindi quando poi sono passato a incuriosirmi dei primi motorizzati che apparivano in televisione, che erano veramente delle cose giurassiche, perché neanche erano digitali, venivano comandati con le tensioni -10, 0 volt, e c'erano dei folli che li creavano e li costruivano i primi, e arrivavano i primi banchi luce in Rai per gestire questo nuovo prodotto, forse meglio chiamarlo un nuovo modo di fare luce. Cominciarono ad avere dei parametri di controllo, quindi crearono dei banchi apposta. E a me quelli mi affascinarono subito. Mi sono mangiato i manuali in inglese a olio e sale per capire come funzionavano, e lì probabilmente è nata l'amore per i motorizzati, per i proiettori e l'effettistica. Quindi per questo io nel lontano 1996 creai un sito internet per mettere il lavoro che faccio, aprivamo i proiettori, era molto seguita dai direttori della fotografia perché volevano sapere cosa ne pensava un elettricista di scena, perché sui dépliant i proiettori sono tutti i migliori. Però poi vediamoli nel campo, proprio per capire cosa c'è dentro un proiettore, perché dai primi motorizzati che usavo io, che avevano 12 parametri di controllo, adesso il medio piccolo ne ha 40. Dalla fine degli anni 90 ad oggi il progresso nella motorizzazione dei proiettori, uso illuminotecnica per effetti, è stata enorme. Quindi se tu non sai cosa accade lì dentro quando tu muovi degli encoder o delle rotelle, come le chiamo io, sul banco luci, lo utilizzerai sempre al 20%, perché non sai cosa stai facendo lì dentro. Con i principi ne avrai un uso cosciente del mezzo e otterrai spesso anche effetti che non stanno neanche nel dépliant. Mi domando come ho conosciuto l'RM Multimedia. Col mio blog andavo ovviamente alle mostre o alle demo che venivano fatte in Rai. Ho conosciuto Marco Bartolini. Conosciuto all'inizio, diciamo, più per il clima, scusate il termine inglese, cazzaro, delle demo, perché io andavo a spulciare determinate cose. Quindi lì ho iniziato e Marco mi mandava le mail quando c'erano le novità, ma ho visto una grande evoluzione tecnologica della roba, quello sicuramente. E da proiettori, diciamo, di categoria B diventarono proiettori alle pari dei miti Clay Pachi, dei miti Martin dell'epoca, e poi superarono alla grande. Che poi io sui miei articoli, sul mio blog, non ho mai parlato né di pregi né di difetti,
I difetti li ho chiamati sempre peccati di gioventù, perché quasi sempre posso affermare che l'80-90% delle case poi affinano il prodotto durante la produzione, perché per loro i feedback di chi ci lavora sono importanti, questo sì. E Marco, lui aveva sempre questa gag, c'era una novità, mi chiamava a me, mi faceva fare l'articolino e tu lo fai uscire in esclusiva sul blog tuo, così rosicano tutti gli altri. Ho detto sì, ma perché mi devi fare i nemici? Però c'aveva questa cosa che a me mi ha fatto piacere, perché ovviamente ne ho fatti tantissimi, basta andare nell'archivio del mio blog e ci sono veramente dalle lampade alogene a scarica fino ad oggi. Mi ha consentito di fare un grande archivio e quindi sono andato avanti in RM Multimedia fino adesso, dopo la mia pensione, a far parte dello staff degli insegnanti, e questo mi ha fatto estremamente piacere, perché ho conosciuto ragazzi con un'energia incredibile, una voglia di fare, una passione per questo lavoro, perché io mi sono spesso, un'azienda grande come la RAI è facile sentirsi anche emarginato qualche volta, perché se tu hai una passione ci sono anche persone che ti prendono per matto, perché c'è gente che lavora, deve fare il 10, fa il 9,8, perché io facevo il 15, perché a me questo lavoro mi piace, mi è sempre piaciuto giocare con le lampadine colorate. Ho citato questo problema nei miei workshop qui all'RM Multimedia, l'avvento delle immagini, dei LED wall e anche delle semplici videoproiezioni. La convivenza con le luci spesso non è facile. Con i LED wall è già intrinsecamente protetto dalla luce, perché i LED stanno dentro una piccola camera, ma le videoproiezioni sono una delle cose più difficili da fare in televisione e in teatro, difatti sono state ormai pressoché abbandonate, a meno che non si fanno i pixel mapping sui monumenti, però la convivenza luci e immagini, per mio modesto parere, deve essere sempre un progetto unico, mai separato, perché altrimenti non si arriva a meta. Il futuro delle luci, voglio essere ottimista, lo vedo roseo, cioè nel senso che ormai la fusione tra l'impiantistica video in un qualunque show, io ho visto sulle sfilate di moda, ma anche in televisione, ormai è una scenografia televisiva normalmente all'80% di LED wall. Quindi le luci sono importanti nel senso che fanno da contorno, ma vengono utilizzate adesso i motorizzati anche per la cosiddetta luce bianca, cioè la luce che illuminano i soggetti, che era prettamente compito delle luci alogene, perché tanti direttori della fotografia sono ancora fissati con la luce alogena e il LED per fortuna ci ha aiutato su questo, perché i direttori della fotografia al passaggio da alogeno a LED l'hanno sempre un po', come si dice a Roma, schizzato, perché non si riesce ad avere la stessa pasta, non si riesce ad avere la stessa resa sui colori. I LED hanno fatto un grande progresso su questo, specialmente le matrici a più colori, che ci consentono addirittura di emulare l'arrossamento di un'alogena che va per lo spegnimento. Quindi i direttori della fotografia integralisti si sono calmati, perché hanno visto poi il risultato a occhio nudo. Quindi anche a livello ecologico comunque siamo passati da una lampada da 2000 a un LED che ne consuma un ottavo. Quindi ha dato un enorme progresso, come aria condizionata, ce ne vuole di meno, di energia ce ne vuole di meno, teatri e studi televisivi tutti contenti. Cosa consiglio ai ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere? Bisogna conoscere gli utensili, perché se un falegname non conosce gli scalpelli, che cosa fa? Quindi non deve essere chissà che cosa, bisogna essere degli ingegneri, capire la chimica dei fosfori dei LED, non serve. Però i principi bisogna conoscerli, secondo me. Bisogna capire la fonte luminosa che ho all'interno, bisogna capire come mi crea i colori, come mi crea la grafica, le ottiche, sì, ho le categorie wash, beam, perché? Da dove nascono queste cose? Che poi nascono da un unico principio, dal vecchio sagomatore. Da lì poi sono nati tutti gli altri tipi di proiettori. Quindi, conoscendo questo, il lavoro di programmatore luci, il lavoro anche creativo di light designer, avrà le sue fondamenta solide. La passione, penso, che fa parte anche del mio DNA probabilmente, è la musica. La musica perché, vabbè, da bambino ho studiato pianoforte, ho dato anche l'esame al conservatorio, però
mi ritengo più che altro un musico dipendente, perché a casa mia la musica si ascolta ovunque, bagno compreso, quindi, e ne ascolto veramente tanta. E questa mi ha accompagnato sempre nella vita. Probabilmente le luci, perché poi nella mia carriera in Rai ho fatto il consolista, quindi tante volte ho montato le luci sulla musica per i direttori della fotografia. Quindi probabilmente lì è stato il legame, o forse altro carburante alla passione delle luci. La musica me l'ha trasmesso, probabilmente. La passione per il volo è avvenuta con un primo volo in Val Gardena da passeggero, un volo turistico in parapendio, e ho capito che quello era il mio modo di volare. Nel totale silenzio, ho il volo lento del parapendio, quindi mi ha affascinato per quello, perché è proprio il contatto fisico con il volo. È più estremo girare con lo scooter per Roma che volare in parapendio, quello sicuro.